Ciao ragazzi, non ci crederete ma nella nuova prova a tempo mi sono veramente divertito nonostante il bilanciamento delle prestazioni. Siamo nel Michelin Raceway Road Atlanta a bordo di autovetture gruppo 1 ma per il momento una sola a farla da padrone, ovvero la Porsche 919 Hybrid. Ma a dire il vero nell'ultima ora qualche bellissimo tempo è arrivato con l'Audi VGT, quindi sono curioso di provarla ma sono soddisfattissimo della Porsche perché ne ho provate, ne ho comparate diverse e questa fa veramente la differenza, soprattutto grazie alla sua componente ibrida che la spara fuori dalle curve. Quindi, prima cosa da fare, riavviare ogni giro. Non continuate a girare perché la batteria dopo il primo giro si è scaricata e soprattutto nell'ultimo rettilineo, quello che porta all'ultima S, non avete quella spinta per uscire da curva e quindi perdete mezzo secondo, 6 decimi solo su quel rettilineo lì. Quindi ogni giro riavviate. È l'unico modo per fare un ottimo tempo veloce a bordo di quest'auto. Ma come guidare le gruppo 1? L'abbiamo già viste diverse volte, si avvicinano molto più alla super formula rispetto che alle autovetture che siamo abituati a guidare in pista, ovvero vanno fatte girare con la trazione, con la motricità delle ruote posteriori, quindi acceleratore in curva sempre premuto quanto basta, perché più velocità portate più grip riuscite ad avere grazie all'elevata deportanza alle appendici aerodinamiche di cui quest'auto è dotata, quindi l'aria la preme al suolo e avete molto più grip rispetto che arrivare comunque in frenata o lasciarla a vuoto. Importantissimo il primo settore di questa pista, è quello che secondo me fa la differenza sul tempo. È molto particolare, molto tecnico, c'è la curva coperta, non si vede l'uscita curva. La curva 1 non bisogna frenare, bisogna solo rilasciare l'acceleratore, ripremerlo e cercare di poter accelerare il prima possibile, va preso solo il tempo giusto per arrivare alla frenata sulla curva 2 e l'ingresso sulla 3. Anche nel giro veloce sono stato lento in uscita, è importantissimo qui arrivare, mettere la terza, poi subito la quarta e dare gas il prima possibile, per poi fare il tratto in discesa, arrivare alla curva a sinistra dove dovreste riuscire a farla in quarta, dare il gas, arrivare alle due curve a destra, la prima abbastanza semplice, la seconda più complicata in uscita curva perché l'auto lì tende a partire in sovrasterzo di potenza, quindi molta attenzione, guardate come faccio, vado a mettere subito la quarta praticamente e cercare di dare tutto il gas, e qui subentra la differenza tra primo e secondo giro per il discorso della batteria. La batteria carica vi dà quel boost iniziale che vi fa raggiungere subito una buona velocità. Tirate le marce con quest'auto, sul rettilineo non mettete la settima perché la macchina muore, rimanete in sesta. Arrivate all'ultima chicane, la staccata in terza, se arrivate un po' lunghi mettete anche la seconda, utilizzate il cambio per rallentare l'auto. Subito la quarta per uscire da questa S e giù, anche qui il gas, quarta, quinta e arrivate al traguardo sperando di aver fatto un ottimo giro. 42esima posizione mondiale, ma solo momentanea, la prova appena iniziata e secondo me anche i primi hanno mezzo secondo di margine sicuramente. Poi qui ragazzi l'auto fa la differenza. Tra quelle che ho provato tra l'una e l'altra c'è veramente tantissima differenza sia in velocità e sia in guidabilità. Quindi non vi limitate, fate il tempo con quest'auto, arrivate all'oro e poi provatele tutte e fatemi sapere secondo voi qual è la migliore, perché anche in base al vostro stile di guida potreste andare meglio con un'altra
un'altra auto piuttosto che proprio con questa Porsche che sembra andare bene per tutti. Vi ringrazio come sempre di avermi seguito, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo. Iscrivetevi al canale ragazzi, se vi servono postazioni di guida e sedili iscrivetemi a questa mail per ricevere un coupon sconto personalizzato del 20% per ogni acquisto presso la Cockpit Tech Solution che produce postazioni di guida e sedili anche completamente personalizzati. Ciao ragazzi, al prossimo video!